L'Explorer, un modello storico della casa coronata, ma che forse oggi non sta avendo quello che si merita. In questa puntata domenicale di Market Trend parleremo di alcune referenze di questo modello e come al solito analizzeremo i grafici forniti da Crono24 per capire insieme se attualmente è il momento di acquistarlo o meno. Ne parliamo subito dopo la sigla. Iniziamo. Il Rolex Explorer fu presentato nel 1953 a seguito della prima storica scalata dell'Everest. Rolex, come oggi, è sempre stata incline a sponsorizzare eventi sportivi e non, e infatti era lo sponsor ufficiale anche della prima scalata dell'Everest. La prima ascensione certa fu compiuta da Sir Edmund Hillard e Tenzing Norgay, che erano equipaggiati da degli Oyster Perpetual, che all'epoca però dovevano essere restituiti alla casa madre, poiché non erano in regalo, ma venivano utilizzati come dei semplici strumenti, e si trattava in questo caso di un prototipo. La casa coronata per la scalata dell'Everest diede ai membri 13 Oyster Perpetual con la cassa cosiddetta ovettone, e che non avevano il caratteristico quadrante degli Explorer, quindi nero con il celebre 369, ma il quadrante era bianco e privo di numeri arabi. Uno di questi pezzi è oggi custodito a Zurigo nel Bayer Watch and Clock Museum. Quindi, dopo aver raggiunto le vette del mondo, Rolex lanciò il 6298, privo della scritta Explorer che comparì per la prima volta sulle referenze 6150 e 6350. Ma tutte le caratteristiche che siamo abituati a vedere sugli Explorer compariranno per la prima volta sul 6610 del 1955, ossia le lancette Mercedes, la cassa da 36 mm e gli iconici 369. E da questo si arrivò alla referenza che confermò a tutti gli effetti il modello Explorer all'interno della collezione di Rolex. La referenza 1016, una delle più iconiche quando si parla di Explorer e di Rolex. Dall'uscita del 1016 nel 1963 fino al 1989, quando fu presentato il nuovo Explorer, sono state apportate alcune modifiche che riguardano principalmente il quadrante. Successivamente, durante l'edizione di Baselworld del 1989, la Rolex presentò una versione dell'Explorer più moderna e in linea con il resto della collezione, la referenza 14270, con il vetro in zaffiro e non più in esalite, gli indici e le sfere in oro bianco riempiti di pasta luminescente al trizio con una bassa percentuale di radioattività e invece il movimento e il calibro 3000 certificato COSC, montato all'interno della tipica cassa da 36 mm. Anche su questa referenza sono state apportate varie modifiche e perfezionamenti che sono usuali in casa Rolex. Celebre è il famoso quadrante blackout, rarissimo e ha un valore collezionistico strepitoso. La sua caratteristica consiste nell'avere il 3, il 6 e il 9 riempiti di una pasta luminescente detta luminova, che non è più radioattiva, e inoltre non di colore bianco ma nera. Ci stiamo avvicinando sempre di più agli Explorer più moderni, infatti nel 2010 è stata presentata la referenza 214-270. Dal punto di vista estetico l'orologio non è cambiato tantissimo, ma la cassa è passata da 36 mm ai 39. Di questa referenza sono presenti due Mark, il Mark 1 ha gli indici applicati 369 privi di materiale luminescente e le sfere sono più corte rispetto al Mark 2, e lo si può notare anche a livello visivo. Infatti sono più corte rispetto agli indici. Invece il Mark II, gli indici sono tutti riempiti con il Chromalight, anche il 369, e le sfere sono più proporzionate. Nel 2021 a Watch Wonders la Rolex ha presentato due nuove referenze dell'Explorer, che hanno sostituito la 214-270, ossia le referenze 124-270 e 124-273. La 124-270 ha le caratteristiche del 214-270, ma con una differenza, ossia la Rolex ha ripescato nel suo passato facendo tornare la cassa agli originali 36 mm. Ma la vera particolarità dell'ultima presentazione di Rolex è la versione in acciaio Oyster Steel e oro. Il quadrante è sempre nero, gli indici e le sfere non sono in oro bianco ma in oro giallo e sono riempiti di Chromalight. Sicuramente una mossa inaspettata di Rolex, che forse ha voluto dare uno sprint a questo modello, pur rimanendo in linea con gli stilemi che hanno sempre caratterizzato l'Explorer. Sono curioso di sapere cosa ne pensate di questa versione acciaio e oro. Ma dopo questi cenni e vari modelli prodotti in quasi 70 anni dalla Rolex, parliamo di prezzi, perché oggi si parla di market trend. Ma scrivete nei commenti se siete interessati a saperne di più su questo modello, poiché ci sono ancora tantissime particolarità e mark dei quali non vi ho parlato.
Quindi oggi una puntata diversa dal solito, poiché non analizzeremo solo un grafico, ma ne analizzeremo di più e vi dimostrerò con dati alla mano quanto sia, a mio parere, sottovalutato il Rolex Explorer. La referenza che ha per la prima volta raccolto tutte le caratteristiche che vediamo tutt'oggi sugli Explorer in un unico orologio, come abbiamo detto prima, è la 6610. Andando a cercare questo modello su Chrono24 possiamo notare come abbia un prezzo, mi viene da dire, irrisorio. Concedetemi il termine, ovviamente parliamo di una cifra alta, ma essendo un vintage con così tanti anni e storia alle spalle, il prezzo più alto che vediamo è quello di 26.700 euro. Ma alcuni si trovano anche a 22.000. Ovviamente sono da valutare le condizioni, il movimento e la coevità, ma con 26.000 euro attualmente si può comprare un 6610 che è un pezzo storico, addirittura in una configurazione con bracciale Jubilee e full set. Un prezzo che ovviamente non è basso, ma che per un appassionato di vintage e collezionista forse potrebbe rappresentare un'occasione. Come diciamo sempre, i vintage hanno un mercato a parte rispetto ai moderni, poiché hanno una crescita del valore più lenta. Infatti, pensare che una referenza del 1955 con un certo spessore storico nel 2010 si poteva acquistare a 7.500 euro e oggi ha raggiunto la soglia dei 20.000 è quasi strano. Come ho detto prima, la referenza che confermò il Rolex Explorer fu la 1016, che ha tantissime varianti, particolarità e mark diversi, quindi noi ci baseremo solo sugli annunci e sui grafici presenti su Chrono. Per i modelli full set ci sono solo 10 pezzi, che vanno dai 21.000 ai 41.000 euro, e per un esemplare in condizioni pazzesche e full set sono richiesti 29.000 euro, che sì, sono tanti soldi, ma c'è chi preferisce spenderli in un pezzo di storia e originalissimo, piuttosto che in un Daytona preceramica magari visto e rivisto. Passiamo adesso alle versioni un po' più recenti, quindi alla referenza 14270, un orologio a mio parere versatilissimo che si può indossare sia in occasioni formali che non. Il diametro da 36 gli permette di stare bene su qualsiasi polso e ha un fascino unico. Per questa referenza, analizzando un po' il mercato, basteranno circa 7500 euro. Referenza che ormai è diventata vintage a tutti gli effetti, poiché ha i suoi 20 anni, se non di più per le versioni più vecchie. 10 anni fa un 14270 si acquistava con appena 2500 euro e guardando le altre referenze più o meno degli stessi anni e quindi vari Sub, Daytona e GMT, una crescita di 4500 euro risulta essere contenuta. Certo è che un Explorer non ha le stesse caratteristiche tecniche ed estetiche dei modelli elencati prima, infatti rimane sempre un solo tempo con tantissima storia, però attualmente c'è chi spende 30.000 euro per molto meno. La versione Blackout della quale vi ho parlato prima invece si trova intorno ai 20.000 euro, ma questo è un caso eccezionale poiché è molto rara. Ci stiamo avvicinando sempre di più alle referenze contemporanee, quindi è arrivato il momento della 214-270. Abbiamo visto che è presente in due versioni, quindi Mark I e Mark II. La versione con indici non riempiti di Chromalite, quindi la Mark I, attualmente si aggira intorno ai 9.000 euro. Invece la seconda versione supera i 10.000 fino ad arrivare ai 13.000 euro. Nell'aftermarket questa referenza aveva un valore abbastanza contenuto fino a poco tempo fa, infatti fino al 2018 si poteva acquistare con meno di 5.000 euro. Ma come sappiamo tutti, ormai tutti i Rolex sono ambiti, ricercati e difficili da trovare, quindi di conseguenza il prezzo anche di questo Explorer è schizzato, soprattutto dopo l'uscita di produzione nel 2021, che in un anno l'ha fatto crescere di 3.000 euro. Ecco quindi le ultime due referenze di questo video, in primis la versione da 36 in acciaio, quindi la 124-270. Attualmente questa si aggira nel mercato grigio intorno agli 8.500-9.000 euro, quindi 2.200 euro in più rispetto al prezzo di listino, che è tanto, ma pensate che appena presentato e quindi subito dopo i primi mesi di vendita, il prezzo si aggirava intorno ai 12.000 euro, un prezzo stratosferico se si pensa che fino a poco tempo fa per queste referenze non c'erano neanche lunghe liste d'attesa. Infatti dopo appena 2 mesi il prezzo si è stabilito sui 9.000 euro, che sono anche gli attuali. Sicuramente la novità in casa Rolex e quando si parla di Explorer è la 124-273, quella in acciaio e oro. Questa versione si può trovare a un prezzo poco superiore al prezzo di listino, infatti il listino risulta essere 10.700 euro, quando invece su Chrono si può trovare intorno alle 11.800 o 12.000 euro. È vero che le versioni acciaio e oro attirano meno, ma questo a mio parere è inspiegabile, poiché si tratta di un materiale prezioso a differenza del solo acciaio, che comunque ha delle caratteristiche di pari livello ed esteticamente è molto bello, soprattutto dal vivo. Potrebbe rappresentare un'occasione, poiché ha un valore collezionistico importante, essendo il primo Explorer acciaio e oro, e non sappiamo se più in là faranno altre versioni, magari potrebbe essere l'unico.
Unico come anche il 214-270, quindi la versione da 39 mm, che nel futuro potrà rivelarsi come una di quelle referenze particolari e in una misura diversa rispetto ai 36 mm abituali per i modelli di Explorer. Attualmente, se dovessi scegliere e quindi fare una scrematura delle varie referenze del Rolex Explorer, probabilmente come modello vintage sceglierei il 1016, poiché credo sia un modello vintage importante con una storia di un certo spessore e a un prezzo ancora contenuto. Invece, se dovessi scegliere una versione da 36 mm più moderna, probabilmente andrei sul 5 cifre, quindi la 14270, poiché è un orologio molto versatile e sinceramente mi piace anche di più rispetto all'ultimo 124-270, in quanto conserva un'anima vintage e non mi dà l'impressione di essere una semplice riedizione, e ha un prezzo attualmente abbastanza contenuto. Invece, se dovessi scegliere una referenza particolare con un budget un po' più elevato, sceglierei la 214-270, il Mark II, quindi quello con il 369 riempiti di Chromalight, poiché credo sia più facile la lettura rispetto al Mark I, e questo è dato dagli indici, che non sono riempiti di Chromalight, e questo dà un effetto a specchio, soprattutto in determinate condizioni di luce, e anche per le proporzioni delle sfere che sembrano essere quasi riadattate. Credo che questa referenza possa avere un futuro nel mondo del collezionismo, poiché è un modello fuori produzione e magari per chi ha un polso un po' più grande può essere indossato con più facilità rispetto al modello da 36. Infine, rimanendo nel moderno e con un budget di 12.000 euro, andrei sull'acciaio e oro, perché mi piace davvero tanto, ha molto carattere e del valore collezionistico che potrà avere in futuro ne abbiamo già parlato. Ditemi cosa ne pensate dell'Explorer in generale e se acquistereste una di queste referenze. Come al solito ne parliamo nei commenti, se gli argomenti che trattiamo qui su Talk sono di vostro interesse potete iscrivervi, ci rivediamo in una prossima puntata qui su Talk. Ciao!